Se stai iniziando a pescare a spinning in mare, sicuramente ti sarai fatto almeno una volta la classica domanda: qual è la tecnica migliore per iniziare il percorso, per iniziare a pescare? È meglio pescare con il Minnov? È meglio pescare con la gomma, con i jig, quindi l'esca artificiale? O è meglio concentrarsi su uno specifico predatore, la spigola, il serra, il barracuda, i tunnidi, quindi ricercare un predatore specifico oppure andare semplicemente a lanciare e quindi cercando qualsiasi preda possibile? La verità è che all'inizio molti, anzi quasi tutti, sbagliano l'approccio, ovvero si concentrano maggiormente sull'esca artificiale, sull'attrezzatura oppure sullo specifico predatore, ma è fondamentalmente sbagliato perché all'inizio quello che serve è imparare a leggere il mare, a leggere le condizioni meteomarine, capire gli orari, capire i predatori e sicuramente ancora più importante è lanciare correttamente, capire se l'esca artificiale sta lavorando bene, e sono queste le cose che contano davvero. In questo video cerchiamo di rispondere insieme a tutte queste che sono le domande che affliggono il pescatore che da poco si sta avvicinando o che vorrebbe avvicinarsi alla pesca a spinning in mare, quindi capiamo insieme qual è la tecnica di pesca migliore per iniziare a pescare a spinning in mare. Partiamo insieme dopo la sigla, andiamo. La verità è che quando si parte da zero, soprattutto nella pesca a spinning in mare, oggigiorno è molto facile confondersi e trovare informazioni prese magari dai social che non sono veritiere, oppure perlomeno nei nostri spot, per le nostre condizioni di pesca, non sono quelle ideali. Vediamo tantissimi video per quanto riguarda i predatori, le esche, le attrezzature, e molto spesso ci concentriamo maggiormente sul setup perfetto senza invece capire che l'approccio iniziale non è quello giusto. Nello spinning non funziona così. Ho realizzato una serie di slide per meglio far comprendere l'argomento che trattiamo oggi e le vediamo insieme. Partiamo con la prima domanda, ovvero qual è la tecnica migliore per iniziare il nostro percorso nella pesca a spinning? Quindi qual è la tecnica migliore? In questa slide quello che vi dico è proprio questo: non esiste una tecnica magica che è ideale per tutti e in tutte le condizioni, ma quello che dobbiamo ricercare maggiormente all'inizio è un approccio semplice, che è la cosa ideale per chi vuole imparare. Nelle slide successive poi parleremo anche di altri dettagli tecnici, quindi non abbiate fretta di avere tutte le informazioni, ma ci arriveremo per step e poi capirete anche nel percorso che faremo che alcune cose sono graduali, processive e logiche, devono seguire una logica ben definita. All'inizio la tecnica migliore per iniziare non è quella più spettacolare, no? Spesso vediamo dei video dove vediamo attacchi al cardiopalma in top water ricercando i serra, oppure spigole con le soft bait. Queste sono tecniche che per la loro spettacolarità, diciamo così, richiamano molto il pubblico, però ecco, all'inizio quello che serve maggiormente è un approccio differente. Dobbiamo partire un po' più umili, direi io, con il giusto approccio, ovvero la cosa importante che noi dobbiamo fare all'inizio è riuscire a leggere bene il mare, le condizioni meteomarine in cui siamo, e una cosa semplice, sembrerà scontata ma è proprio così: all'inizio serve lanciare bene, quindi alla giusta distanza, con precisione, e sicuramente ancora di più serve riuscire a capire se l'esca artificiale che noi stiamo utilizzando nuota nel modo giusto.
Nella prossima slide invece vediamo quali sono gli errori principali che io vedo commettere in chi è agli inizi. L'errore più comune per tutti quanti i pescatori neofiti è quello, come dicevo, di iniziare subito con tecniche difficili, ma secondo me dobbiamo cercare di avere il giusto approccio, puntando magari su poche esche artificiali, quindi è inutile dedicarsi subito all'acquisto del setup ideale, canna, mulinello, filo, oppure delle esche artificiali, avere l'esca in voga in quel momento, ma questi fattori, quindi avere tante esche, possono soltanto rallentare l'apprendimento, il nostro processo di crescita e dare soltanto confusione. Quindi all'inizio è molto importante specializzarsi sulla propria attrezzatura, qualsiasi essa sia, e riuscire a capire come lanciare nel modo migliore, come riuscire a gestire, a sentire le esche artificiali che lavorano nello specchio d'acqua in cui noi svolgeremo le nostre battute di pesca. Quindi il primo errore non è sapere poco, ma voler saltare dei passaggi. Andiamo adesso man mano ad approfondire la conoscenza anche dal punto di vista tecnico di quello che poi noi dovremmo avere con noi e fare nelle nostre battute. Qual è la tecnica consigliata? Quindi, secondo il mio modo di vedere, all'inizio quello che vi consiglio è avere un'attrezzatura leggera. Poi nelle prossime slide vi dico anche la potenza, la grammatura, le lunghezze ideali. Quello che dobbiamo avere con noi è una tecnica che ci permette di essere versatile e semplice, quindi ideale per la maggior parte delle situazioni di pesca e per i predatori che potremo incontrare nelle nostre battute. Quindi lo spinning leggero. Abbiamo con noi poche esche che dobbiamo iniziare a capire bene come utilizzarle e quindi meno roba, meno attrezzatura, meno esche artificiali ci fanno capire meglio come utilizzarle, ci fanno specializzare in quel determinato contesto di utilizzo e da qui ecco che si costruisce l'esperienza. E questo il giusto approccio per iniziare il nostro percorso. Quindi l'approccio ideale è quello di fare pratica, leggere lo spot, acquisire sicurezza e fiducia nelle attrezzature e nelle esche artificiali che noi utilizzeremo. Veniamo adesso ad un punto molto interessante, parliamo di attrezzatura. Qual è l'attrezzatura base per iniziare? Secondo il mio punto di vista non serve spendere troppo e nemmeno troppo poco, diciamo che lo spinning come nella vita ha bisogno di equilibrio. È meglio un setup semplice, quindi equilibrato e facile da gestire. Parliamo della canna, del mulinello e dei fili. Per quanto riguarda le canne, per il mio modo di vedere lo spinning leggero partirei da una 10-30 grammi. Possiamo stare in questo range più alti o più bassi, questo è un riferimento ideale, ma secondo me è un ottimo punto di partenza. Per quanto riguarda invece il mulinello, riteniamoci diciamo il giusto contesto per bilanciare la nostra canna, quindi il mulinello è una conseguenza della scelta della canna. Se noi abbiamo una canna che ha una certa lunghezza, un certo peso, dobbiamo equilibrarlo con un mulinello adeguato e quindi un mulinello taglia 3000, 4000 offre un buon equilibrio tra leggerezza, capacità di imbobinare una certa quantità di filo e facilità d'uso. Per quanto riguarda i trecciati e i fluorocarbon, il trecciato è quello che noi utilizzeremo in lenza madre nell'ordine dei 15 libbre, delle 15 libbre massimo per uno spinning medio, abbinato ad un fluorocarbon 0,30 0,35 al terminale come spinning medio. Ovviamente sul sito Planet Spin e sul canale Planet Spin Fishing trovate già dei video dedicati alla scelta ideale per le attrezzature con modelli, con le taglie giuste di canne, mulinelli e fili, per cui vi mando a visionare quel video per avere maggiori informazioni in merito. L'attrezzatura giusta per iniziare, vi ripeto, non è quella più costosa, ma nemmeno
dobbiamo essere davvero molto bassi come budget. Dobbiamo capire che il giusto compromesso sta nel mezzo e la migliore attrezzatura è quella che ti permette di pescare bene e capire meglio quello che tu stai facendo in pesca. Dopo aver parlato di attrezzature, passiamo al capitolo delle esche artificiali. Quali sono le esche migliori che dobbiamo per forza avere nella nostra cassettina, che non possono mai mancare? Quindi, poche esche, ma scelte bene. Quindi, qualche Minnow, qualche long jerk, qualche gomma, qualche piccolo jig. Quindi dobbiamo avere un assortimento di queste categorie che sono le categorie principali. Anche in questo caso ho realizzato dei video dedicati a quali sono le 6 esche artificiali che non possono mancare nella nostra cassettina, quindi vi mando anche in questo caso a vedere l'altro video. Ecco, però oggi per completezza di informazioni cosa diciamo? Che per quanto riguarda i Minnow e i Long Jerk dobbiamo avere queste esche artificiali perché sono semplici da utilizzare, basta un semplice lancio e recupero lineare, costante per entrare perfettamente in pesca in molte condizioni meteo marine e nella stragrande maggioranza degli spot, porti, foci, scogliere, anche spinning dalla barca. E quindi con queste esche artificiali, con i Minnow, iniziamo a capire la distanza di lancio, iniziamo ad essere precisi, iniziamo a capire quanto lontano vola un'esca artificiale rispetto all'altra e nel momento in cui iniziamo il recupero vediamo che sentendo questa trazione in acqua, l'emissione delle vibrazioni che emette l'esca artificiale, capiamo che stiamo facendo lavorare l'esca nel modo giusto, nel modo corretto. La stessa cosa vale per le gomme piombate, quindi parliamo anche di esche artificiali siliconiche o soft bait. Queste sono ideali per pescare più lentamente e per capire anche come possiamo arrivare sul fondale, la conformazione del fondale. Quindi sono esche dedicate magari a predatori che stazionano nelle parti più basse della colonna d'acqua, anche verso il fondo, e magari in alcune situazioni prediligono dei recuperi più lenti perché sono predatori, diciamo, meno apatici, diremo in gergo, che magari realizzano delle mangiate più delicate e quindi con le soft bait, che sono esche dal grande potere attrattivo e imitativo, andiamo a simulare anche queste tipologie di pesci predatori. Invece, come ultima categoria di esche artificiali che non possono mancare nella nostra cassettina, ci sono i metal jig leggeri, queste esche rigide, diciamo, metalliche, che invece hanno una tipologia di utilizzo totalmente diversa da quello che sono le gomme, le soft bait, perché in questo caso dovremmo fare un recupero più sincopato, più veloce, più cercato e quindi andremo a stimolare maggiormente i predatori che sono un po' più attivi e si trovano lungo tutta la colonna d'acqua, non soltanto verso una specifica fascia. Sono esche che il metal jig ci permette di raggiungere una grossa, una lunga distanza e quindi di coprire uno specchio d'acqua molto più ampio per andare a sondare le varie profondità e le varie distanze a portata di lancio. In conclusione, all'inizio non serve avere tante esche, ma serve avere qualche esca per ogni categoria, in modo da poter sondare tutte le possibilità che noi abbiamo a ventaglio nella nostra zona di pesca. Per completezza di informazione diamo qualche informazione anche alle tipologie di recupero. Il recupero più semplice per iniziare è quello lineare, lento, lineare controllato e in questo caso noi capiremo come lavora l'esca. Molto spesso quello che consiglio è di fare dei lanci all'inizio in spot dove noi possiamo vedere l'esca artificiale come muove, magari nei porti, nelle banchine dei porti, facciamo lavorare l'esca artificiale proprio sotto di noi e vediamo come reagisce al recupero lineare, come reagisce al recupero stop and go, come reagisce al recupero veloce e di conseguenza
conseguenza impariamo a gestire e a capire come lavora quando noi non la vediamo. Anche in questo caso i recuperi che io consiglio sono quelli lineari oppure con piccole variazioni, li chiameremo stop and go, quindi breve pause e ripartenze, che noi possiamo fare sia con il mulinello che con colpi di cimino della nostra canna. Con questo esercizio noi acquisiremo il controllo e la sensibilità durante l'azione di pesca vera e propria. Dobbiamo sapere e tenere sempre in mente che il recupero lineare controllato non è banale, ma è la base per iniziare a sentire meglio l'esca artificiale che naviga. Dopo aver dato qualche indicazione tecnica in merito all'attrezzatura, tipi di recupero, parliamo anche dei posti di pesca. All'inizio, uno dei problemi principali per chi si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi alla pesca a spinning in mare è dove andare a pescare e molto spesso ci rechiamo dove vediamo altri pescatori, ma questa per iniziare va bene come scelta, ma poi ci renderemo conto che non sempre è la scelta giusta. In questa slide, ecco, vi mostro quali sono gli spot ideali per iniziare il nostro percorso. Io prediligo maggiormente la spiaggia o la foce per iniziare. Ovviamente deve essere una foce facilmente accessibile, perché queste sono ottime palestre per iniziare, permettono meglio di osservare l'acqua e permettono meglio di muoversi facilmente tra una zona di pesca e l'altra. Un altro spot che io consiglio maggiormente per chi è agli inizi è il porto, soprattutto per la facilità di raggiungerlo in città dove sono presenti i porti. Ovviamente fate attenzione perché non è possibile pescare nei porti italiani, salvo dove non diversamente indicato. I porti sono molto spesso sicuri, facili da raggiungere e permettono di fare pratica e lanci a buona distanza perché lanciando da uno spot solitamente la banchina è più alta rispetto al mare, ecco, all'acqua, cerchiamo, ecco, possiamo raggiungere buone distanze con poco sforzo e quindi questo è un'ottima, anche questa è un'ottima palestra per iniziare. All'inizio quello che io sconsiglio è di evitare spot troppo tecnici, ovvero scogliere troppo frastagliate oppure spot difficili da raggiungere perché possono essere zone pericolose. Se noi non siamo abituati a stare in questi habitat, in queste zone, dobbiamo capire che è meglio non rischiare perché la sicurezza viene prima di tutto. Quindi lo spot giusto per iniziare non è assolutamente quello più spettacolare, ma è quello che ci permette di osservare, di muoverci e pescare in totale sicurezza. Una volta arrivati sullo spot, quali sono le cose che dobbiamo iniziare a fare per prendere confidenza con la pesca e con l'ambiente marino? In questa slide, ecco, dobbiamo vedere insieme che cosa dobbiamo osservare. Prima di lanciare, cerchiamo di osservare l'ambiente. L'osservazione è una delle chiavi principali per rendere maggiormente efficaci le nostre battute di pesca, non mi stancherò mai di dirlo. Dobbiamo ricercare presenza di foraggio, quindi piccoli pesci, mangianze, movimenti in superficie, bollate, cacciate di predatori. Dobbiamo capire quali sono le zone dove c'è corrente, perché dove c'è corrente c'è il passaggio della minutaglia e di conseguenza anche il predatore che cerca di nutrirsi di queste prede. E quindi un'ultima cosa invece da considerare sono le zone dove c'è un cambio di colorazione dell'acqua, dove ci sono delle zone predisposte, ecco, ai venti dominanti, dove cambia la visibilità, quindi acqua limpida o velata, direzione del vento e superficie del mare danno indizi importanti sulla possibilità che ci sia l'attività predatoria o che aumenti l'attività predatoria nel corso della nostra battuta. Lo spinning dobbiamo
capire che non inizia con il lancio, ma dobbiamo iniziare a capire che nel momento in cui arriviamo sullo spot, l'osservazione, leggere il mare, leggere le situazioni di pesca che abbiamo di fronte sono la prima cosa fondamentale da fare per iniziare il nostro percorso. Anche io agli inizi andavo a pesca un po' quando potevo, quindi nei ritagli di tempo, finito il lavoro, oppure magari unicamente il sabato e la domenica quando avevo tempo e possibilità. Ma non è sempre così. Nella pesca spinning e soprattutto nella pesca spinning in mare avere la certezza di stare a pesca nell'orario migliore è una chiave fondamentale. Possiamo stare a pesca una giornata intera e poi succede sempre qualcosina in orari ben definiti come le classiche finestre di attività, quindi che abbiamo insieme quali sono gli orari migliori per iniziare. L'alba e il tramonto sono i momenti più favorevoli. L'attività predatoria in queste finestre di attività raggiunge il picco nella stragrande maggioranza degli spot, delle condizioni meteo marine e delle zone in cui noi andremo a pesca. Quindi alba e luce mettono in circolo quello che è il movimento e l'attività predatoria. Le prime ore del giorno aiutano inoltre ad osservare meglio l'acqua e ci possiamo rendere conto meglio della presenza di foraggio, cacciate e segnale di attività predatoria. Anche il tramonto è un momento chiave, un momento davvero importante dove noi dobbiamo essere molto attenti e dare il meglio di noi stessi. Quindi se noi andiamo a pesca il pomeriggio e magari vogliamo farci il classico tramonto, risparmiamo energie perché non dobbiamo arrivare sfiniti. Abbiamo fatto 300.000 lanci, arriviamo al tramonto sfiniti che non vediamo l'ora di tornare a casa. Quindi durante la sessione di pesca dobbiamo fare anche bene attenzione a risparmiare le energie e ad avere il nostro massimo picco di attenzione al tramonto, che è uno degli orari che io preferisco perché soprattutto in estate dura tantissimo rispetto all'alba, che è un momento che dura un tre quarti d'ora, un'ora massimo. In alcuni casi l'orario di attività nei pressi del tramonto, soprattutto in estate, può durare anche un'ora e mezza, 2 ore, fino a quando ecco, abbiamo luce, siamo sempre in pesca in orario teoricamente ideale per lo spinning in mare. Quello che invece vi sconsiglio all'inizio è di evitare di andare a pesca di notte, anche se di notte è uno dei migliori orari per la stragrande maggioranza dei predatori che abbiamo nel sottocosta, soprattutto la spigola. All'inizio invece vi sconsiglio di andare di notte per due motivi principali. Il primo è che è una questione di sicurezza, quindi soprattutto se non conosciamo bene lo spot, andare di notte è sempre un rischio, però è anche vero che di notte poi noi non riusciamo a capire quello che succede nello spot, perché magari sentiamo dei rumori sull'acqua, degli scrosci, però non riusciamo bene a identificare quello che succede, se sono cacciate o sono pesci che si limitano a saltare, perché magari non abbiamo ancora confidenza e il nostro udito non è abituato a percepire determinati dettagli. Parliamo adesso del predatore. È una domanda che ho fatto anche all'inizio, no? Nell'introduzione. È meglio ricercare un predatore particolare oppure all'inizio possiamo accontentarci di qualsiasi cosa passa sotto le nostre esche artificiali? Allora, secondo me, per cominciare è meglio non fissarsi su una singola specie, ma cercare quelli che sono i predatori costieri più attivi nel periodo in cui noi inizieremo le nostre battute di pesca, semplicemente per fare esperienza. Quindi ci sono tante specie che io chiamo dei pesci scuola con cui fare
una sorta di palestra, allenamento, che possono essere carangidi, possono essere pesci di branco come gli sgombri, i sugarelli, gli aluzzi, invece di dedicarsi a specie un po' più particolari come ad esempio la spigola, il barracuda o il serra. Tuttavia noi possiamo comunque concentrarci con un target ben specifico, però magari non puntando al pesce di taglia, ma anche su pesci che sono di piccola e media grandezza. Il predatore migliore per iniziare, ecco, non è sempre quello più grande, ma è quello che ti insegna davvero a pescare. Prima facciamo esperienza e poi ci specializziamo. Prima costruiamo delle basi solide e poi potremo dedicarci meglio a quelle che sono battute dedicate ai grossi predatori del mare, grossi serra, grossi barracuda, spigole o magari grossi tunnidi che sono all'apice della catena alimentare, che sono tra i predatori più grandi con cui noi potremo confrontarci prima o poi nella nostra carriera di pescatore. Facciamo adesso un focus di attenzione verso quelli che sono, secondo me, gli errori che noi dovremmo evitare nelle nostre battute di pesca, soprattutto all'inizio. Per migliorare più in fretta, evita gli errori più comuni. Spesso il problema non è l'esca, ma il modo in cui peschi e leggi lo spot, ovvero potrebbe capitare che noi siamo in continuazione a cambiare esca, facciamo pochi lanci di ogni esca, ma non riusciamo bene mai a definire qual è quella ideale, se stiamo facendo le cose giuste, siamo sempre con un dubbio. Poi nel corso delle nostre battute, con la tenacia, con l'esperienza, troveremo l'esca artificiale che ci porterà la prima cattura e vi assicuro che poi prenderemo fiducia maggiormente nelle esche artificiali. Ovviamente nella prossima battuta di pesca la prima esca che utilizzeremo sarà quella che ci ha portato la cattura nella sessione precedente, quindi si inizierà un ciclo, un percorso che ci darà maggiormente fiducia in quello che noi stiamo facendo. Un'altra cosa che potremmo evitare è di stare sempre nello stesso spot. Infatti, per questo quello che consiglio è di fare una pesca itinerante, cambiare postazioni all'interno dello stesso habitat, foce, spiaggia, porto o scogliera che sia, cercando magari dei cambi di fondale e cercando quella che è la strike zone. Poi prenderemo confidenza con questo, diciamo, con questo nome. La strike zone è quella zona più o meno ampia all'interno del nostro spot dove aumentano le possibilità che ci sia un predatore attivo. Per esempio, le punte all'interno dei porti, dove ci sono delle zone di corrente, delle zone di passaggio, delle zone a picco su il fondale in scogliera. Quindi queste sono delle zone dove prima o poi il predatore passa e quindi sono delle zone che noi dobbiamo attenzionare molto nelle nostre uscite. E poi un ultimo errore, tra quelli principali che io consiglio, su cui fare maggiormente attenzione, è quello di non recuperare sempre allo stesso modo. Molto spesso variazioni di velocità, pause, colpi di cimino della nostra canna aiutano a rendere l'esca più credibile e molto spesso più efficace nei confronti dei predatori che spesso si abituano alle vibrazioni emesse dall'esca artificiale e non reagiscono più né con inseguimenti né con attacchi. Quindi molte volte non è il problema, non è l'esca che tu stai usando, ma molte volte è come la usi e come stai leggendo lo spot in cui peschi. Siamo un po' alla conclusione di questo nostro video, è diventato un po' lungo, ma spero ci siano tante informazioni ideali, soprattutto per chi è agli inizi, per ecco, sfatare alcuni miti e dare un po' di sicurezza in più. Dopo aver costruito le nostre basi con l'esperienza e con continui lanci e recuperi, si può poi passare a tecniche più mirate per affrontare predatori
predatori specifici con maggior consapevolezza. Quindi nel nostro percorso oggi abbiamo iniziato, dobbiamo capire che noi iniziamo man mano a costruire le basi, imparare a lanciare, a recuperare e soprattutto, ripeto sempre, l'osservazione dello spot e delle esche che utilizziamo. Man mano faremo esperienza, cerchiamo di fare almeno uno, due uscite in diversi orari della giornata durante le nostre settimane e quindi ecco concentriamoci anche in spot e predatori differenti. Poi man mano iniziamo a specializzarci anche secondo quelle che sono i periodi, perché dobbiamo capire che ci sono anche delle stagionalità dei predatori. In alcuni periodi ci sono attività di predatori come ad esempio il barracuda in inverno e inizio primavera, poi dalla primavera fino all'estate inizia il serra, poi dopo l'estate con le prime mareggiate arrivano le spigole, quindi che durano quasi per tutto l'inverno, anche se molto spesso in alcuni spot troviamo altre tipologie di predatori, anche prede minori, oppure troviamo gli stessi predatori un po' tutto l'anno, come succede spesso in parecchi porti nel nostro paese. Quindi costruiamo bene le nostre basi, che è l'unico modo per poi crescere davvero e fare la nostra strada nella pesca spinning e costruire anche il nostro stile di pesca. Grazie a tutti per la visione di questo video, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Noi ci vediamo qui su Planet Spinning Fishing, sui social collegati. Un caro saluto a tutti voi ragazzi, alla prossima.